Bene, abbiamo iniziato la sessione di Angela. Ciao, Ciao a Elena. tutti. Ti accompagno, ti connetti a lei maggiormente. Conto da 5 a 1, 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Sì, la vedo come se fosse dietro a una porta, cioè la porta aperta, che guarda con la testa. Mm, come se fosse un po' titubante, no? Prima guardo cosa c'è, poi decido se entrare. Ok, o dentro o fuori, titubanti? No. Ok, allora entra. Mhm. Ci dà l'autorizzazione? Entrando ha dato l'autorizzazione. Perché ha titubato? C'ero un po' spaventata di vedere se c'era qualcosa che poi magari non sono pronta ad accettare. Mhm. E cosa teme? Un'incognita, non sa, ehm, come se uscisse qualcosa da lei inaspettato di negativo. Ecco. Mm. C'è della paura in Angela? Mm. Sì, Andiamo sì, subito a sì. vederla insieme alle emozioni a bassa Mhm. frequenza. Ok, la vedo qua a livello del plesso solare che si proprio la blocca a livello di respiro, come se dovesse un po' trattenere il fiato. In effetti era così anche dietro alla porta, era lì come se non volesse far rumore per non farsi vedere, ecco. Mm. Mhm. Eh, Questa hai detto che emozione è? ha paura. Paura. Mm. Ehm, la vedo come se dalla paura mi è arrivata questa immagine stranissima, come se dalla paura che ha a livello del plesso solare partissero quattro cordicelle, due davanti e due dietro, e ci fosse sopra qualcuno come se muovesse il burattino. Ok, quindi ehm, come se ci fosse una mano sopra che Chiamiamolo burattinaio. eh, uh-huh. Il burattinaio è un'entità mentale di livello 2 che è predisposta a mettere i freni alle persone. Quello è il suo compito per tutti, in tutte le persone con cui interferisce, mette dei freni. Cioè, che ne so, uno dice vado con la moto d'acqua, ok, e lì per salire sulla moto d'acqua poi dice, ma no, magari cioè, un altro giorno devo andare a fare un'altra cosa che è più urgente, no? Quindi gli mette qualsiasi tipo di blocco nascosta dalla paura. Ok, Mhm. continuiamo con le emozioni. Paura, poi? Mm, c'è un senso di ehm, non so, forse come se avesse, non mi viene la parola, no? Però un pensiero ricorrente come se qualcuno gli sta dietro, mi viene la parola. Rovelata. Sì, Arrovellarsi su un pensiero. mhm, Fissarsi. sì, È in eh, loop. sì, mm, sì, cioè vedo proprio come se c'è una nuvola, no, qua che continua.
E questo Mm, cos'è? È un'emozione o un'entità mentale? È, no, un'emozione che non è ansia, è come se... Aspetta, eh. È una mania di persecuzione ma più bassa, non so se ha un nome. Vabbè, una bassa mania di Mm, persecuzione, emozione, quindi la sì, vedi come un'emozione. emozione, sì, sì. Poi è collegata a entità mentali, però Ok. quella è un'emozione. Ed è più Mm, o meno qua, la vedo più o meno che sta qua sulle scapole. ok, rabbia? Mm, allora la vedo, ma però è come se fosse tenuta chiusa. Non la sfoga, ok? È nel profondo, nel suo profondo, chiusa da tipo sotto, come se fosse in un tombino profondo, dentro a un pozzo profondo, Mm. chiusa dentro. Solitudine, scarsa fiducia in se stessa. Allora, solitudine non vedo più di tanto, scarsa fiducia, più che scarsa fiducia, svalutazione, nel senso, ehm, non riesco a dimostrare quello che valgo. Mi Va viene- bene, corpo emozionale, quindi questo. Mhm. A quanto vibra Angela? 1.050.000. 1.050.000. 50.000 o 500.000? No, 1.050.000. Ok. Percentuale di consapevolezza. 97%. Vite precedenti. 1.823. Rapporto PSPE. 36 e 44. Sì, 44. Ses- 64, 64. sì, scusa. Percentuale di cervello usata. 8, un pochino più di 8, mi viene 8,3. Ok. Mhm. Elena, io ti dico move on. Nel caso di Angela, cosa ti Mm. arriva? Allora, mi arriva che è come se quel posto lì dove lei era con la macchina, quindi probabilmente casa sua, non è più posto suo, cioè da lì si deve spostare, è come se lì ci fossero la maggior parte dei suoi limiti, cioè la PS deve spaziare, deve andare, vedo che oltre c'è uno spazio infinito, quindi forse addirittura cambiare città, non lo so. Ma Non perché so. in questa casa ci sono delle interferenze, disincarnati, cose di questo tipo? O perché significa, insomma, in qualche modo che lei ha un altro serie di cose da fare altrove, come anche Sì, lavoro? sì, sì, anche come la voce, io vedo proprio che la PS dice devi andare altrove, devi cambiare proprio aria, anche lavorativa. È come se lì si fossero generati tutti i blocchi che lei ha ora e finché rimane lì è in questo loop di blocchi. Vedo proprio come se ci fossero dei meccanismi lì dentro, adesso non so se anche per le persone con cui vive lì, per la struttura, come se avesse una memoria e quindi queste vibrazioni nutrono le interferenze che lei ha. In questo garage, perché Un loop, adesso ovviamente. spieghiamo, e in questa casa ci sono disincarnati? C'è una vecchietta che era già lì da prima che arrivassero loro, che arrivasse lei o la sua famiglia. Eh, ma non è che faccia più di tanto, sta lì, Vabbè. osserva, è abbastanza Portale neutra. aureo Mhm. e via. Ok, È mandata. andata? Sì, sì, mandata. Sì, sì. Va bene.
Allora, è successo questo, che Angela ha parcheggiato, ha spento il motore, ma prima di spegnersi completamente ha visto questa spia move on, le sembra. Ha riacceso, era in prima, aveva già la gamba sinistra fuori, la porta aperta, insomma, ha avuto un piccolo incidente sciocco, al ginocchio e che in realtà ha comportato il legamento, la rottura del legamento crociato appunto del ginocchio sinistro. Oggi è leggermente claudicante e tra le tante cose da poco ha fatto un sogno, ha sognato che le dicevano di sposare sua cugina. La cugina è claudicante dalla nascita, da un po', non lo so, non mi ricordo, e quindi lei ha interpretato questo matrimonio a cui si opponeva nel sogno come una correlazione con la cugina e il problema alla gamba. Causa esoterica quindi dell'incidente. Mm. Allora, la sua PS gli ha mandato un messaggio, ma le interferenze che ci sono, le interferenze che sono con lei e che hanno le vibrazioni della casa favorevoli, sono riusciti a intervenire per bloccarla. Un incidente per bloccarla verso quel movimento. Ci siamo un tentativo un po' così. Mm. E la connessione con la cugina? Cioè il sogno? Allora, aspetta, l'ho appena visto. Dimmi quello che hai visto. Aspetta che mi è sfuggito perché mentre tu raccontavi del sogno mi erano arrivate le cose, dopo sono andata. Mannaggia. Ginocchio Eh, sinistro. Claudicante. No, aspetta, vado a rivedere. Dove vuoi andare? Dimmi che ti accompagno. Al sogno, la cugina che è claudicante Matrimonio. dalla nascita, matrimonio. Aspetta, alziamo le vibrazioni un attimo perché. Mhm. Tra l'altro sento un fastidioso fischio, non so perché, da dove venga. Mhm. Ok. ehm, Dimmi. Sì, allora la cugina, questo sogno qua, riguardo alla sua gamba, cioè non c'entra niente, lei l'ha collegato alla gamba, ma è stato un sogno che gli hanno fatto fare per dire stai attenta che se tu vai, ti muovi oltre, noi ti interferiamo, tipo una minaccia. Come la Ok? Quindi, cugina. come la Peggioriamo le cose cugina. come la cugina. Esatto, esattamente. Ti terrai questo problema tutta la vita come se l'è Mhm. tenuto la Sì, cugina che è ocenata o è da tanto tempo che è così. esattamente. Beh, chiamiamoli questi bulli. Mhm. Un certo Arturo, è arrivato, si chiama Arturo, mi dice, Mhm. Chi è? mm, allora direi un pleiadiano. Ho già visto prima che fanno esperimenti, spesso fanno abduction con Angela, ok, la portano proprio via Mhm. in una navicella. Però, siccome il fatto, cioè con lei viene facile ormai, no? È automatico che la prelevano, ci fanno gli esperimenti con la PS spesso e le energie, andiamo sempre lì, le energie, le vibrazioni che ci sono in quel posto sono favorevoli, molto favorevoli per loro. Se lei si sposta, poi non riescono più a fare quello che stanno facendo. La PS se ne che è riuscita a stare fuori e Mhm. infatti quella volta lì questi pleiadiani hanno visto che non riuscivano a ciucciare, cioè come se
hanno fatto lo stesso meccanismo delle altre volte, ma come se non partisse neanche. Vedo proprio come se le luci non si accendessero neanche di questo ciucciare l'energia della PS, perché la PS era fuori. Ma questo quando? Non ho capito. In una abduction, Recente. sì, recente, prima dell'incidente. Ok, quindi c'è Arturo, il Mhm, pleiadiano. Poi c'è un mhm. burattinaio. Sì, il Chi è? burattinaio, che è l'entità di livello 2. Giusto? Lo vedi come un burattinaio stavolta? Era l'immagine che mi veniva, no? Del blocco che crea questa entità di livello 2. È come, sì, vedo proprio che gli impulsi che manda, perché sono come se fossero un insieme di informazioni elettriche, ok, le Mm. entità mentali, e anche gli impulsi che mandano sono tipo informazioni elettriche e le vedo proprio a forma di, sai, le corde e i legnetti che usano per i burattini. Sì, sì. Esatto. La croce Sì, con sì, due sì, esatto, barre. sopra con i fili, però di informazioni elettriche, ecco. Bene, Arturo, poi di eteriche, Sì, beh, anche di mentali, se non c'è soltanto il burattinaio. mentali c'era il burattinaio e poi ce n'è una di livello 3 che è quella del pensiero ricorrente, la vedo legata a quello. Poi Arturo, Mhm, no, dietro vedo un falconiforme che però comanda è insieme ad Arturo, anzi mhm, sopra. Mhm. mhm. Poi? Mm, C'è qualcosa legato allora, penso sia una vita parallela dove la vedo insieme, lei e un'altra donna, hanno tipo un bar, una tavola calda, mm, intorno agli anni 60. ehm, Dove a un certo punto mi sembra lei vuole cambiare vita, cioè quindi dice guarda io vado via dal bar e questa qua in qualche maniera non la lascia andare, cioè riesce a ricattarla emotivamente, ok, come se fosse una sorella. Mi è venuto in mente perché ho visto lo stesso legame che ha in questa vita con la sorella, mi è venuta la stessa immagine, anche se lei non ha detto nulla di questo, però vedo proprio la corrispondenza. E, Tu hai una sorella, Angela? Non mi ricordo. Sì, sì, ok. ok, quindi alla fine lei ha vissuto tutta una seconda parte di vita, quella vita lì, frustrata perché non si è fatta condizionare emotivamente da questa socia. Ok, e quindi Ok. è come se pian piano si fosse, cioè, Stessa linea temporale? no, un'altra linea temporale. Mhm. E la socia è in questa linea temporale? La socia di allora? Allora, no, io direi che è la sorella. Ok. Mm, mm, mm. Non ho capito perché è venuto fuori questa cosa. Non lo so, mi hai detto di andare a vedere le altre interferenze e mi ha fatto vedere questa Una cosa qua. vita precedente. Sì, questa cosa Ok. qua. Quindi falconiformi, pleiadiani, Mhm, un'entità mentale burattinaio e un'entità mentale 3. mhm. La 3 serve a che? Serve è quella che gli crea il pensiero ricorrente, quella piccola mania di persecuzione. Ok. Capo del falconiforme e eventuali EDL. Capo del falconiforme avevo già visto prima, c'è Odino. Mm. Mm. E allora, i DL 4, ce ne sono 4.
Due dentro e due che girano intorno. Allora, due dell'entità di livello 2. E la vedo una a livello del pube più o meno e una in cima alla testa. Ok, e poi ce ne sono le altre due che girano invece sono del livello 3, girano intorno, mandano gli impulsi, i messaggi elettrici girando intorno utilizzando gli altri impianti. Ci sono altri 4 impianti. Ok. Allora, e sono uno lì, in quel ginocchio lì, uno anche nell'altro ginocchio e poi due nelle spalle, destra e sinistra. Va bene. Causa esoterica del faticare molto in tutta la sua vita, di avere poco e di non essere riconosciuta, non è riconosciuto il suo lavoro. Sì, quella sensazione, quella lì è quell'emozione di... Della 3, no? Sì, esatto, che non riesce a far vedere quanto vale. Ok, quindi a questo pensiero ricorrente, la 3 fa sì che con questi pensieri lei pensa che tutti, come se la sminuissero, no? È come se vedesse, eh, si facesse il film che le persone dicono delle cose di lei che in realtà non corrispondono a quello che lei in realtà è veramente. Mm. Ok, quindi la sminuiscono in quel senso. Lei fatica Infatti, molto, sul lavoro sì. ne beneficiano altri. Lei ha portato in ufficio, diciamo, cose dove Mhm. un metodo personalizzato di gestione e non viene mai nominata come la responsabile di questo Sì, grande risultato. allora quello che lei percepisce è che non è riconosciuto il suo valore. In realtà in quel posto lì non è che non gli interessa del valore, ma ci sono altri meccanismi, Mm. come lei già un po' ha visto prima, che praticamente se tu stai ai dei compromessi fai carriera, ecco. E lei ai compromessi non sta, quindi gli danno dei piccoli contentini, vantaggi, ma in realtà se non entra in quel meccanismo lì non può salire, non può essere Ok, riconosciuta come lei vuole. Angela, io posso dire quel nome di quella famiglia dicendo... Ok, parliamo un attimo dei Borromeo, Mhm. antica famiglia milanese. Piazze, strade, palazzi sono dedicati ai Borromeo. Chi erano i Borromeo? Vai alla cosa peggiore, se c'è, che hanno Mhm. fatto i Borromeo nella storia. Allora, già prima, quando guardavamo, me era venuta un'immagine. Vedo questa immagine in un sotterraneo di un'isola che, vabbè, io so esattamente qual è. Isola Borromeo. Sì, quella dove c'è il palazzo più grosso. Mhm. Lì sotto ho Che visto lago? maggiore. Mhm. Ehm, Lì sotto ho visto proprio nei sotterranei, ok, che sono riusciti hanno torturato fino alla morte. Vedo questa persona qua che è stata torturata fino alla morte ed era, allora, era una persona molto importante che era stata al gioco fino ad allora, e poi quello che gli era stato chiesto era diventato troppo e quindi non ha Che più anno? accettato. 1473? Ma tu l'avevi già sentito entrando in quel No, palazzo, in quell'isola, l'hai visto così? no, no, l'ho visto prima mentre...
Parlavi mentre No, 4 parlavamo 7 della 3. piazza. Ok. Ah, Stiamo parlando di una forma di deep state dell'epoca, sì, 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 no, massoni. un ricatto del cinema, sì, sì. Sì, ovviamente noi parliamo di massoneria, ma la massoneria ha una storia, una data di inizio che non è poi così antica. Diciamo che un metodo massonico Sì, esiste no, da quanto? esatto. Sì, che non è, sì, certo, non è la massoneria come Associazione adesso, con... però diciamo, ecco, quel meccanismo lì che poi hanno preso anche i massoni, eh, beh, io lo vedo anche prima, anche intorno, anche nel, ma molto prima, anche nel 1200, 1200, così Impero già. romano? In qualche modo una forma di appartieni a questo microgruppo segreto, hai dei benefici, Sì, hai dei doveri. sì, diciamo che allora nell'impero romano posso vederlo come allora se vieni da quella famiglia, se vieni da quell'origine puoi entrare nella cricca, se no rimani Mhm. insieme al popolo. Poi se qualcuno faceva dei favori, cioè mi viene in mente che ne so, assoldano uno che poteva essere uno schiavo per ammazzare quello là che magari mi dava fastidio. Mhm. Ok, allora poi puoi entrare nella cricca e diventi anche tu uno potente o puoi diventare conte. Cioè, vabbè, all'epoca dei romani non c'era il conte, però una cosa così, ok? Mhm. Quindi potevi diventare una persona importante. Quindi quel meccanismo lì c'era, non così ben strutturato, era più, diciamo, se c'era l'occasione, cercavano di comprarsi la persona, ecco. Quindi possiamo dire che Quindi, questo metodo esiste sì, da da sempre. quando esiste l'uomo, sì, da quando Ok. hanno creato l'uomo, sì. Quindi in quell'isola hai visto una tortura a morte. Mm, Vedi anche il nome del personaggio? mm. Mm, Daniele, eh, Mhm. no, Daniele, si chiama Daniele di nome, ma Ok, come finisce? Morto? finisce morto perché non cede. Le spoglie dove sono? Allora, vedo che gli hanno date da mangiare. Agli animali. Mhm. Pesci. Sì, può essere. Lì Lui può dov'è? essere pesci. È un disincarnato? È lì? Allora, non è lì. Adesso non c'è più, è stato per tantissimi secoli, per tantissimi anni, quindi può essere 200-300 anni, attaccato questa famiglia, ai discendenti di chi l'ha torturato, quindi quella parte lì. Mm. Allora, secondo me non è Vitaliano, non mi viene Vitaliano. Vitaliano ha soldato qualcuno per fare questo lì sotto è stato attaccato a questa famiglia per 250 anni. Non ha fatto niente di che, ma tipo a livello mentale, Ma Vitaliano chi è? Una famiglia? a Vitaliano è un Borromeo. Ah, ok. Mm, È quello- il responsabile? No. Sì. Di questa tortura? Quindi del Mhm, 1400? mhm, sì. Ah, tu questo lo sapevi? No, no. Cioè, so io so solo che Vitaliano ha fatto costruire quel palazzo ed era il proprietario del palazzo. Però prima pensavo che era lui direttamente, invece adesso ho visto che ha soldato qualcuno per Va farlo. bene. Vabbè, sia come sia, il posto in cui Mhm. lavora Angela le ha dato dei disagi e lei è stata spostata ed in qualche modo è legato a questo nome. Causa esoterica? Mm. Beh, è positiva, direi, nel senso che
per stare lì, per stare dove era prima, avrebbe comunque dovuto sottostare ad altri ricatti, fosse rimasta. A cui lei avrebbe detto di no, quindi sarebbe stata spostata lo stesso, però vabbè. Quindi è Era la così. PS che ha fatto in modo di Mm, essere spostata. sì. Va bene. Bene, Angela, causa esoterica dell'emarginazione da parte della famiglia materna di lei e appunto di sua madre. Mm. Ehm, allora, le vedo come se fossero in un recinto di legno, non so, tipo una staccionata piena di legno, loro due, e l'altra famiglia di là. Mhm. È come se avessero qualcosa di diverso rispetto agli altri e che quindi non va bene per il resto della famiglia. Ehm, come se avessero a un certo punto deciso di prendere un'indipendenza femminile, mi viene. Come a fare una rivalutazione femminile che per il resto della famiglia è troppo. Mi è venuta questa cosa qua, cioè come se vabbè, i maschi della famiglia non sono d'accordo e le altre donne sono un po' tipo invidiose, noi ci siamo riuscite, cioè voi ci siete riuscite e noi non possiamo. Quindi Angela e sua madre sono più avanti, in sostanza. Sì, Sono le classiche pecore nere che sono poi le persone che ci contattano, no? sì. Quelle che vengono viste male in famiglia, quelle che non si adeguano ai battesimi, alle Mhm. comunioni, ai matrimoni in chiesa, al così si fa, ma chissà cosa dice la Esattamente. gente, ma tu che Mhm. strana, ma perché non guardi la televisione 12 ore al giorno, ma perché parli con un cervello, ma di chi ti ha detto che devi usare un cervello? Questa cosa qui, insomma. Mhm. Sì, sì. Vabbè, niente di nuovo, No, meglio niente. quindi separarsi da una famiglia materna Sì. se la famiglia materna è fatta da lobotomizzati, perché perdonatemi il termine, ma sono lobotomizzati. Mhm. Chi non pensa col proprio cervello, ma pensa con il cervello della Chiesa, della televisione, di chi commentana e quant'altro, è un lobotomizzato. Se volete utilizzare il cervello degli altri, fate pure, e buon deep state, Mhm. e qualcosa del genere, perché la televisione è deep state, alla fine. Assolutamente. Il Gabibbo è deep state? Certo che sì. Ok. Tanto Gabibbo in genovese vuol dire Ah, non mi ricordo più, lo sapevo anche ma non mi ricordo. terrone? Sì, Gabibbo vuol dire Ah, terrone. ecco, bene. Può Ah, essere? O ladro? Non mi no, ricordo. non mi ricordo Non è proprio. neanche un bel significato, nel No, senso, no. dispregiativo se nel primo caso, nel secondo caso proprio... Mm. Pensa a te, che bello. Però il pupazzo è rosso. Perché è rosso quel pupazzo? Beh, rosso è un colore che si fa vedere un po' tipo allarme, no? Allerta, attenzione, prestare attenzione, attira l'attenzione. Ecco, lo vedo così. Mm. Attira l'attenzione, poi c'era una parte bianca dentro, o c'è, non so, perché io non guardo la televisione, non so se c'è ancora. Gli occhi. La parte bianca e nera che risalta e quindi tira un po' più sul morale, tra virgolette, no? Ti faccio l'attenzione rossa dell'allarme, ma poi te la Smorzo. alleggerisco, ecco, esatto, con il bianco. Causa esoterica dei zero riconoscimenti sul posto di lavoro. L'abbiamo già più o meno L'abbiamo detto, vista prima, ripetiamo. sì. Mm. È quella, vabbè, c'è un po' la parte dell'entità di livello 3 che le fa pensare che lei non è valutata per quello che vale. Mhm. Ok, e poi c'è tutta una parte di ricatti a cui lei non sta e quindi non può salire di grado, tra virgolette. Ecco, queste due cose qua. Causa esoterica delle situazioni che vive non confortevoli e non di benessere. Lei deve stare in quel posto
perché lì le vibrazioni rimangono basse e quindi loro, i pleiadiani, riescono a fare i loro esperimenti. Hanno trovato proprio un meccanismo ideale. E se lei esce da lì, loro devono inventarsi qualcos'altro oppure non possono più farlo. Bene, parliamo del ginocchio. Perché il ginocchio sinistro? Va bene, ok, stava uscendo dalla macchina, quindi chiaramente si mette C'è un significato esoterico per cui ginocchio, per cui sinistro, al di là della contingenza no, dell'incidente. Poteva anche ginocchio, essere un altro l'unico incidente. collegamento che c'è proprio, a parte quello fisico che era lì, cioè perché era lì, ci sono i due impianti. E quindi lì Mm. c'è un impianto e quindi lì sono riusciti a mandare vedo, allora, questa macchina, no? Move on, si spegne, la riaccende, la macchina va, lei Mm. avrebbe potuto benissimo rimettere la gamba dentro, ok, non si sarebbe fatta male. E invece sono riusciti a fare un impulso in maniera tale, probabilmente mentale, E in lei maniera tale, volesse frenare con il esatto, piede col piede, come con la bicicletta con le rotelle da bambini. esatto, sì. O comunque con un mezzo a due ruote, perché viene da frenare con i piedi, ma con un mezzo a Sì. quattro ruote è No. un po' improbabile. Mm, mm, mm. Ok, questo ginocchio non è operabile, è molto difficile operarlo. E Angela si chiede, vuole utilizzare le proprie forze interiori, vuole Mhm, un fenomeno di autoguarigione. mhm. Assolutamente possibile. Quello che lei può fare è, mm, se riesce, visualizzare il suo ginocchio tutti i giorni, il più possibile, tutte le volte che gli viene in mente, e sapere che lei ce la fa a farcela, ok, con quel ginocchio, che lo Mhm. può fare, che ce la fa a farcela, ce la fa a fare Scale senza attaccarsi al tutto. corrimano, Esatto, esattamente. una corsa alla panettiera che Sì, sta per chiudere. mhm, esatto, bravo. Tutta quella cosa lì. Lo visualizza tutti i giorni. Quando? Mattino, pomeriggio, sera, ogni Allora, più momento. possibile, esatto. Beh, senza diventarci pazza, ovviamente, No, no? però quando le viene in mente può fare questa cosa. Quando le fa male? Quando le fa male, è allora, quando le fa male dovrebbe stare ferma, però può visualizzare quello che sta facendo il ginocchio in quel momento. Quindi, ok, tu sei il mio ginocchio, tu ce la fai a farcela e vedo che tu stai guarendo, no? Come se si riunissero i capi e come se le cellule ricrescessero, cioè proprio vedere la ricrescita tissutale. Mm. Parliamo con E- il corpo di Angela, con il suo ginocchio sinistro. Mhm. Chiamalo. Ha una forma primordiale di coscienza, una parte del corpo di una persona, di Angela, il ginocchio sinistro. Mm. Quello che mi viene è che ha una vita, cioè durante la vita della persona, anche ogni singola parte ha una vita, ok, che cresce negli anni e quindi è un insieme di informazioni che come se fossero un Lego, così lo visualizzo, che ogni istante che passa mette un pezzo di Lego in più. Mm. Ok? Quello che mi sta dicendo il ginocchio è che se ehm, la persona in cui lui è riesce a rimettere in ordine i Lego, lui può tornare a essere integro, adesso unito. Ok, c'è questa parte che è il legamento, appunto, che è distaccata, è come se sulla terra ci fosse una crepa nel terreno. Mm. Ok, dice se la persona sa la sequenza giusta dei Lego, io posso riunire i due capi. Ok, come si crea questa sequenza? Perché la persona non lo sa. È come ho detto prima, cioè pensare che i due capi si riuniscono, cioè come se vedesse le fibre del legamento che si riuniscono
Cioè, l'immagine che mi viene è tipo dei cavi elettrici, no? Che tu rimetti i capi insieme, Mhm. li giri assieme, e poi un'altra cosa che può fare è proprio vedere le cellule, quindi dei cerchietti che rappresentano le cellule, che crescono tutti intorno a questo Ok. legamento. Dipende tutto dall'intento di Angela. Mhm. Chiamiamo l'intento. Oggi sperimentazione totale. Mhm. Chiamiamo l'intento, diamogli, siamo creatori, diamogli una forma. L'intento di Angela, ovviamente. Mhm. Dobbiamo ricostruire un legamento crociato sinistro. Questo è l'intento. Io, Angela, ricostruisco il legamento crociato sinistro del mio ginocchio sinistro. Con questa scritta sulla maglietta si presenta adesso l'intento Mhm. di Angela. È scritto davanti e di dietro della sua Mhm. t-shirt. Ok, Anzi, dietro c'è scritto in breve tempo. ok. Mhm. Come lo vedi? Visualizzo proprio come una I con tipo delle braccia stilizzate e delle gambe stilizzate. Mhm. Una specie di fiammifero patata fritta. Mhm. Ok. Sì. Ehm, Ha questa scritta sulla maglietta, mhm, sì, sul corpo, sì. E questa I dietro, di intento. sì. Ok. Diamo all'intento Mhm, di Angela questa patatina che cammina, fritta, mhm, a fiammifero, una pillola V ok. specifica per l'intento. Mhm, La pillola V è un moltiplicatore all'infinito di vibrazione, quindi la forza dell'intento di Angela, che oggi è blanda, oggi non mhm. ci crede, oggi la diamo all'intento. L'intento diventa gigantesco, la prende e la aumenta e gioca ad aumentarla a livelli impossibili, inimmaginabili. Dimmi quanto stava l'intento di Angela e quanto sta adesso. Allora, l'intento di Angela era abbastanza alto, era già 100 miliardi come intento, perché è come se Lei lo avessi... vuole. Mm. Sì, sì, è come se avessi visto che cioè, un intento di questo tipo parte già da una vibrazione alta e adesso è arrivato a 100 miliardi di miliardi. Ok. Facciamo 1000 miliardi di miliardi, aggiungiamo uno zero. Ok. Si può? Vuole l'intento aumentarlo di Mhm. uno zero? Sì, 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 assolutamente. 1000. Ok, 10.000 miliardi di miliardi. Un altro zero. Pillola V. Ha un fine, cioè una parte, cioè è finita la pillola V o infinita? Allora, potenzialmente è infinita. Per alcune cose la vibrazione non può andare troppo in alto perché sarebbe troppo per... dipende da cosa deve fare e con chi. Mm, Nel senso, se la persona non è pronta per gestire una vibrazione così alta, non fa niente. mm. Però l'intento può andare, la pillola V può andare infinitamente e anche l'intento potenzialmente. Qualcuno l'ha fatta questa cosa nel passato. Per esempio, chi è nato cieco che improvvisamente ha detto ma io voglio vedere e ha Mhm. visto? Sì, sì, ma io conosco persone Ok. che conosco proprio. Mentre Anche. alziamo questa frequenza dell'intento, Mhm, chiamiamo tutti quelli che ci sono riusciti, mhm, parti eteriche e subliminali, a testimoniare alla parte subliminale ed eterica di Angela, che sono intorno all'intento, che si può, è possibile. Non è impossibile o fantascienza, è possibile. mhm. È il gioco. Scienza, fantascienza non sono parole tanto interessanti. Il gioco funziona così, con solo l'utilizzo giusto e sensato e Mm. consapevole dell'energia.
Quindi, per esempio, il ginocchio può guarire da solo e il Mhm. ginocchio può cambiare delle condizioni e diventare operabile. Anche, sì, sì. Ok, qual è la vibrazione finale del ginocchio? Mm. Allora, in questo momento, per far sì che questa cosa sia fattibile in Angela, è a 1.000 miliardi di miliardi. Che tempi? Il retro della t-shirt dice subito, nel miglior Mm. minor tempo possibile. Allora, si potrebbe vedere già un inizio di tessuto che si riunisce Mhm, in giro di 3 mesi. mhm. Con queste condizioni, ovviamente, con queste condizioni, se Angela segue, diciamo, l'intento e l'intento della sua PS, così come lo vediamo oggi, entro 3 mesi, lei volendo potrebbe fare un'indagine clinica e potrebbe vedere che inizia a esserci. Ok, può dipendere dall'uso della percentuale di uso del proprio cervello questo processo di guarigione, che ora Azio- è all'8. Assolutamente, deve passare di lì. Ok, come può, indipendentemente dal ginocchio, aumentare la percentuale del proprio cervello? Angela, abbiamo visto che cambia di caso in caso. Mhm. Allora, lo vedo, l'immagine che mi è arrivata è, la vedo vicino ehm, allora, quello che ho visto è lei che imita un albero, cioè quindi imita proprio la forma dell'albero, o poi dopo di un cespuglio, dopo la vedo che imita la forma di un coniglio. Ok, in concreto potrei dire che può fare tipo qualcosa tipo Qigong, l'arte, Ah, una cosa simile al Tai Chi, il Qigong, non so se, ok. Ah, eh, che è proprio, boh, l'ho collegata io che potrebbe farlo perché so che ripetono proprio le forme della natura, mhm. ok? Quindi fanno questi movimenti molto dinamici che ripetono le forme della natura, perché la prima immagine che mi è arrivata di Angela è proprio concentrarsi, centrarsi in sé mentre riproduce la natura con il suo corpo. E a che livelli potrebbe arrivare? In che tempi? Allora, beh, all'inizio potrebbe arrivare con questo primo step, diciamo, che è molto concreto, Mhm. potrebbe arrivare a 9,5. E se lei poi continua a seguire la sua PS e diciamo le indicazioni che la sua PS gli dà, potrebbe arrivare a usare anche il 12% nel giro di 1 anno e mezzo. Wow. Mm. Subito a iscriversi. No, infatti, assolutamente. Non è... È Questa sessione tanto. non è stata gentilmente offerta da scuola di Tai Chi, No. di, non so, Karate Brianza, no. Poi, insomma, Tai Chi, vabbè. Sì, cioè, va bene. Qigong più che Tai Chi. Un- Cioè, l'ho detto io perché magari cioè, lei potrebbe tranquillamente da sola imitare la natura, ok? Lo semplifica, chiaro. Ecco, cioè come primo step potrebbe essere d'aiuto il Qigong. Ecco. Angela, se devi scrivermi qualcosa, dimmi qualcosa, scrivimelo nella chat se vuoi, nella chat qua. Bene, Elena Mhm. chiama il papà e anche la mamma come disincarnati. Mamma che viene in sogno ad Angela dicendole chiama il papà in caso di bisogno. Mhm. Il papà lo vedo arrivare molto tenero, molto ehm, accudente, con questa faccia che esprime proprio il desiderio di coccolare, ok, Mhm. rivolto ad Angela. Vedo proprio che è pronto a coccolarla nel caso in cui lei abbia bisogno, non che l'aiuta,
a risolvere qualsiasi il problema che ha in quel momento, ma che consola. dandole l'energia della coccola, per lui la rinforza. La mamma La ma- arriva, ma sta un po' indietro, come se non si sentisse all'altezza del papà. Cioè, è tanto, lui è tanto per la mamma. Ok, dove sono? Sono collegati alla Terra? Mm, la mamma sì, il papà non lo vedo collegato a niente o nessuno in particolare, ma che comunque gira ancora, non è presente nell'etere. Ok. C'è un messaggio che vuole lasciare il padre e la madre. Allora, il padre dice: sono rimasto per essere pronto in qualsiasi momento tu avessi avuto bisogno. Mhm. E la mamma ha la malinconia della casa in cui viveva. Diciamo che cioè, quello che mi viene è che lei si era fatta la sua routine giornaliera e gli è dispiaciuto lasciarla perché era il suo tran tran, come se fosse ancora un po' legata al tran tran della terra, non è consapevole che c'è altro, che si può fare altro. Ok, ma vuole lasciare un messaggio? Mm. Non chiamare me quando hai bisogno, chiama il papà, di nuovo. Di nuovo. Ok, non chiamiamo nessuno quando abbiamo bisogno, Esatto. chiamiamo solo noi stessi. Mm-mm. Il papà non deve tornare sulla terra perché è Mm-mm. chiamato e bla bla bla, sempre le stesse cose. Quindi Mm. portale aureo per Mhm. entrambi. Lo capiranno da soli se vorranno entrare a vedere com'è e se vorranno restare. Si fidano di Angela e quindi ci vanno. Mm. Possono anche tornare, eh. Non è che sono obbligati, una volta che sono entrati, Mm-mm. alla fine è molto difficile che tornino indietro, ma è possibile. Certo. È possibile l'evoluzione, è possibile l'involuzione. Sì, la PS a volte sceglie delle cose molto strane, non capibili, quindi. Ok. Ok, Vanno? tratti tutti e due, sì, nel senso sono già chiusi. Va bene, cosa vuole fare Angela? Che ha fatto un enorme lavoro nel fisico, Mhm. con la sua maglietta Move On, dove vuole andare? Diretta al cluster. Si è messa a correre verso il cluster. C'è andata di corsa. Mhm. Ok, e lì cosa fa? Lì spegne tutte le candele che rappresentano tutti i contratti, Mhm, con un enorme soffio che li ha spente tutti istantaneamente. mhm. Adesso apre il portale definitivo e ha lanciato tutto dentro e ha chiuso. Mhm. Fatto? Sì, ha fatto. Avatar. Mhm. Allora, è bellissimo perché allora, l'avatar ha messo una scala, cioè ha messo la sua postazione in alto e ha messo una scala con tantissimi gradini, come se fosse un impedimento
un impedimento per Angela per andare su a togliere tutto. Cioè io ho tolto le scale e l'ho fatto arrivare qua direttamente con Angela. Ok, cosa vuole fare di questo avatar? Lo sta l'ha tipo piegato, impacchettato, schiacciato tutto. Mhm. Adesso ha aperto un portale definitivo e ce l'ha mandato dentro. E adesso lo sta chiudendo. Benissimo. Con Ok, questa nuova, raggiunto. con questa nuova condizione esiste Mhm. ancora un'interferenza da parte di Odino, Arturo Pleiadiano, il Falconiforme, 4DL, due entità mentali, eventuali cloni ed impianti, No. abduction, No. sparito tutto. Mhm. Domanda ennesima che faccio tutte le volte, perché non l'ha fatto da sola la PS? Perché questa sessione? Perché? 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 Perché non imparano da soli? Se è tutto informazione, perché non comprendono l'informazione della prima sessione fatta e la applicano? Tutte. Cosa risponde? Allora dice che questo è il nuovo, è il gioco che, no, nuovo, è il gioco che si fa. Quindi per arrivare alla consapevolezza bisogna giocare. Ok, Sa ma benissimo, lei sa benissimo che ci sono delle PS, le PS delle PS che arrivano e non si fanno interferire, ma il gioco lo fanno lo stesso perché il gioco è da fare. questo lavoro che facciamo è immane, non possiamo farlo a chissà quanti, sono quattro gatti Mm, rispetto alla totalità. Chi sono questi quattro gatti? Dei particolari fortunati? Prima di tutto sono quasi tutti italiani, quindi già questo è una forma di mm. ingiustizia, perché non può trovare lo stesso trattamento un africano etiope. No, vedo che è come se ci fosse una calamita energetica, vibrazionale, diciamo a grandi linee. È come se le PS dall'alto vedono, sai, i fari tipo che illuminano, che una volta indicavano dove era la discoteca, presente che è in Mhm. cielo. Anche adesso, eh. Eh, Beh, che non qua ci sono sono più le sparite tutte le discoteche. discoteche, esatto, per quello non si vedono più, perché non ci sono più discoteche, però ehm, è come se loro dall'alto vedessero un faro e quindi c'è la calamita energetica vibrazionale verso i posti dove più PS si accorgono di questa possibilità, cioè che lì c'è questa possibilità per evolvere, per fare un certo passo nell'evoluzione. Mm. Poi alcune PS scelgono la via più difficile, tra virgolette, nel senso magari scelgono corpi a cui non riescono a mandare i giusti messaggi per seguire una giusta via per evolvere, per arrivare alla consapevolezza. È Mhm. tutto il gioco che però è proprio questione del loro gioco, quindi se la PS è in un corpo con una PE in un corpo dove i messaggi che lei manda sono recepiti più facilmente, quella persona ha la possibilità di arrivare a fare questo lavoro per sé. Se Va invece bene. non coglie il messaggio, non ci arriva. Messaggio finale della PS di Angela. È tornato il fischio comunque. Mm, io prima ho sentito un paio di volte l'eco, Mm. però poi è andato via. Mm. Allora, la PS. Rimani assolutamente centrata su quello che hai visto in questa sessione, fai le cose che ti sono state consigliate e se tu rimani così riusciamo ad arrivare al livello visto, desiderato, sia a livello fisico che a livello di consapevolezza. Cercherò di mandarti altri messaggi
e spero che tu li colga. Mm. Un messaggio relativo al lavoro. Non un consiglio, un messaggio. Mhm. Dice, fai tipo un cerchio su quello che fai in ogni istante, proprio a livello esoterico, fai un cerchio su quello che tu fai al lavoro in ogni istante. Cioè, l'immagine che mi ha mandato è tipo, vedo Angela davanti a un computer e ha dei fogli e lei a livello Mm. esoterico fa un cerchio che fa sì che la sua concentrazione rimanga solo lì, è come se intorno non ci fosse niente e nessuno. Mhm. Ecco. E questo ti porta a non ricevere gli attacchi. È come se non vedesse più neanche che non la valutano. Mm, diventa indifferente, superficiale. Lì però non è il tuo posto definitivo. Io lì non voglio starci tanto, dice. Ok. Nuova vibrazione di Angela. 150 milioni. Milioni? Mhm, Ok. Pillola V. mhm. Con la pillola V può arrivare a 1 miliardo nel giro di una settimana. Mm. Sì, Bassine comunque. eh, no, è troppo, come dicevo prima, vedo che lei potrebbe arrivare anche altissima, ma è come se si deve abituare un po' alla volta. Ok, quindi fa un picco e poi torna un pochino giù, un altro picco e poi torna un po' giù. Va bene. Come è fatta Angela nel complesso? Ha bisogno di Percentuale di consapevolezza. 205%, PSP. 43 e 57, PS 43 e P 57, Vite precedenti. 1920. Sono aumentate. Erano 1823. Oh, mia. Mm? È arrivato 1920. Mhm. Ce ne sono un po' in più. Mm, Un centinaio in più. Perché? È strano. Può essere, Mm. può succedere. Sì, 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 no, è strano Possono perché essere di meno, ma possono sono essere anche di son più. curiosa. Riverifica il dato, è quello. Sì, sì, sì. Ok, prendine una a 1920. caso di quelle aggiunte. Mhm. Vediamo cosa contiene. Contiene un'esperienza che ha aggiunto un'esperienza in più per poter essere più consapevole rispetto a un aspetto, rispetto a un rapporto sano con un eventuale partner. Questo è quello che mi arriva, vedo che mm, vedo sempre una donna e vedo che mm, è come se accentrasse tutta la sua vita rispetto eh, faccio spiegarti, a far sì che il suo rapporto col suo partner sia proprio ideale e perfetto. Mm. Non so se. Ok, va Ok. bene. Quindi ha dato un contributo in più positivo con Sì, una esistenza, ma questa esistenza è in un'altra linea temporale, è in un anno preciso. Lei è donna, è uomo. lei Adesso è non ha. donna, vedo delle carrozze e lui ha tipo il cappello, sai, tipo cilindro. Mhm. Mm, mm.
No, la linea temporale è la stessa, una vita precedente, tra virgolette, anche se sono tutte parallele, però, cioè sono tutte Va, sincroniche. Mm. va bene, cervello 8, Cervello 8,5, un filino aumentato. in Mhm. generale come la vedi? Burattinaio non c'è più, No, non c'è più niente. L'ho vista appunto, come ti ho detto, già la vedevo ancora di più. Quando andava al cluster già la vedevo correre, era proprio in divisa sportiva. Adesso la vedo molto che saltella. Allora cosa facciamo? Allora dove andiamo? ottimo, Mm-mm. senza claudicare, No, no, assolutamente. benissimo. Mm, Meglio di così come immagine finale non ci poteva mm, essere. mm. Ok, la vogliamo vedere alla Stra Milano, Angela, il prossimo Sì. anno, sempre che ci sia. Va E bene. sempre che non chiedano vari documenti Certo, che già stupidi li e chiedono, ho insensati. saputo. Mhm. Va bene. Elena, pronta a tornare? Fai una bella Mhm. pulizia finale, eh? Allora, disconnettiti da tutto e tutti. Mhm.